Oggi facciamo un piccolo confronto fra la Osmo Pocket 3 e l'ultimo acquisto che ho fatto, che è la DJI Osmo Nano. Vedremo le differenze, le similitudini e soprattutto per chi è indicato cosa. La prima cosa che possiamo notare tra la DJI Osmo 3 e la Osmo Nano è ovviamente l'ingombro. La DJI Osmo Pocket 3 è decisamente più ingombrante, più grossa, almeno a livello di grandezza. Invece la DJI Osmo Nano, anche assemblata nella sua configurazione con la Vision Dock, possiamo vedere che è decisamente meno ingombrante e più piccola. Prima differenza importante da notare tra le due camere. La prima è una camera stabilizzata meccanicamente, la seconda invece è una camera con solo la stabilizzazione elettronica, seppur funziona in maniera decisamente brillante. Questo cosa comporta? Questo comporta che la prima ha una fragilità strutturale dovuta proprio all'utilizzo della gimbal, quindi della stabilizzazione. E per quanto la costruzione sia solida, ovviamente richiede più accortezza nel trasporto e nell'utilizzo, quindi è decisamente più difficile portarla in giro senza custodie. Invece la DJI Osmo Nano è decisamente più piccola, meno ingombrante e solamente la parte di camera, utilizzandola poi con l'applicazione per smartphone, è sicuramente molto facile da utilizzare anche su cappelli, medaglioni e da portare in giro con una piccola custodietta. Quindi con una piccola custodia noi riusciamo anche a trasportarla senza troppi ingombri. Nella prima la custodia è inclusa nell'acquisto e abbiamo la possibilità di avere anche il trasporto di eventuali filtri. La seconda invece richiede una custodia da acquistare separatamente. In questo caso ho acquistato una piccola custodia, diciamo rigida, per portarla tranquillamente in giro. Eccola qui, una piccola custodia, l'abbiamo così, così, e possiamo tranquillamente portarla in giro anche in tasca. Iniziamo con un classico test di camminata. Da un lato abbiamo la Pocket, dall'altro invece la DJI Osmo Nano con il bilanciamento dell'orizzonte. Ovviamente la Pocket ha un'inquadratura più stretta di 90 gradi contro l'angolo di campo più grande della DJI Osmo Nano. Ovviamente possiamo diciamo, porre un minimo di rimedio a quel che è l'angolo di campo della DJI Osmo Pocket 3 con una lente grandangolare che aumenta un pochino l'angolo di campo, quindi è un pochino più grande. Adesso facciamo una camminata, sto utilizzando le impostazioni base, quindi esattamente come esce dalla scatola. L'unica cosa che ho cambiato l'ho messa in 4K25 invece del Full HD. Quindi sono i colori così come la camera li vede. Adesso invece facciamo un cambio e passiamo alla modalità Pro con il D-Log M 10 bit. Adesso invece siamo in modalità con D-Log M a 10 bit e quindi andiamo a fare una piccola colorazione, prima il Rec 709 e poi la aggiustiamo per dare qualche colore un pochino più particolare. In questo momento l'audio che state sentendo è quello del DJI Mic 3 collegato al mio smartphone. Adesso vi faccio sentire invece quello che può essere, passato l'elicottero, quello che può essere l'audio interno delle camere. Allora, questo qui è l'audio interno della DJI Pocket 3, quindi come si sente all'interno della camera. Questo invece è l'audio interno della DJI Osmo Nano. Differenza tra queste due camere: una ovviamente è grandangolare ed è orientata all'azione, insomma alle attività action, l'altra invece, adesso vi faccio vedere, ha la possibilità di avere il tracciamento sulla persona, quindi è in grado di tracciare la mia posizione, nonché di comandarla da remoto con lo smartphone. Invece con la DJI Nano noi abbiamo la dock esterna che ci permette di attaccare e spegnere le registrazioni in qualsiasi momento, quindi utilizzando la dock esterna noi possiamo avviare la registrazione e controllare l'inquadratura. E come ho detto, hanno cambiato il firmware, aggiornato, e quindi adesso con il nuovo firmware della DJI Nano non abbiamo più il problema del microfono che toglieva l'anteprima, ma possiamo continuare a vedere l'inquadratura. Quindi
Eventualmente, per mantenere il viso al centro dell'inquadratura, visto che è più grandangolare, possiamo farlo in post-produzione attraverso i software di tracciamento. Con una abbiamo bilanciamento meccanico, con l'altra abbiamo l'algoritmo di bilanciamento elettronico. La differenza in termini di qualità c'è, si vede, così come si vede la differenza tra il sensore più grande della DJI Pocket 3, che ci permette inquadrature più luminose anche in condizioni di scarsa luminosità, e una profondità di campo maggiore, quindi un maggiore sfocato alle spalle. Quindi con la Pocket abbiamo più sfocato, con la Nano invece abbiamo più angolo di campo, quindi più diciamo un'inquadratura larga, un'inquadratura ampia. Facciamo un po' di conclusioni su questo nostro piccolo confronto. Da un lato, appena uscita, abbiamo una piccola camera modulare adatta soprattutto per chi vuole la leggerezza nelle proprie riprese, la portabilità, ad esempio chi può usare droni FPV oppure andare in moto o semplicemente vuole delle riprese molto particolari utilizzando la camera e il suo Vision Dock per controllarla da remoto. È adatta anche a travel vlogger oppure persone che vogliono avere una ripresa molto ampia, persone che fanno parkour, insomma, chi ha bisogno di registrare parecchi POV. L'altro lato invece abbiamo un altro tipo di camera, tutto altro genere. Abbiamo una camera con una stabilizzazione meccanica, condividono molte funzionalità come ad esempio il D-Log M, si può utilizzare entrambe per essere matchate, ma la Pocket 3 ha un sensore più grande, ha una lente più luminosa e quindi adatta per riprese anche in condizioni di scarsa luminosità. La Pocket la consiglio a chi ha bisogno di fare vlog, riprese e contenuti, controllando eventualmente da remoto la camera attraverso la sua applicazione, ha bisogno del tracciamento del viso o ha bisogno di una camera che possa avere qualità anche in condizioni di scarsa luminosità. Mi vengono in mente ad esempio le riprese di interni, riprese in scuole di danza o così via. Quale consiglio a chi vuole iniziare? Beh, questo dipende soprattutto da quello che avete bisogno di fare. Come avete visto, sono due camere molto diverse tra loro, sia in termini di portabilità, sia in termini di resa che in termini di prezzi. Più o meno una costa intorno ai 300 euro, 270, 300, che è la Osmo Nano, l'altra invece tra i 400 e i 500. I prezzi oscillano, soprattutto nei periodi di offerte come il Black Friday. Questo dipende dal budget che uno ha a disposizione, ovviamente da quello che vuole realizzare. Se però dovessi dare un consiglio invece a chi vuole approcciarsi al mondo del vlogging, della content creation, oltre a utilizzare lo smartphone, se vuole utilizzare una camera esterna, magari economica, un action cam tra 100, 170, 180 euro, come può essere ad esempio una DJI Action 4 o addirittura 300 come un Action 5, offrono tanta qualità e altrettanta portabilità, soprattutto in vacanze in cui uno si può divertire al mare a fare riprese senza stare troppo a preoccuparsi di rovinare eventualmente il telefono. Comunque fatemi sapere voi fra le due quale preferite, cosa vi potrebbe tornare più utile, se avete curiosità su una o sull'altra. La DJI ha risolto molti problemi che avevo trovato all'inizio con la Osmo Nano, con un aggiornamento firmware, quindi ha reso la Dock Vision molto più prestante e utilizzabile anche con microfoni esterni, ha aggiunto una migliore stabilizzazione nei video e anche un angolo di campo corretto, ultra grandangolare per avere un margine maggiore, ma a mantenere comunque poca distorsione. Dico anche la verità però, dopo la correzione attraverso l'ultimo aggiornamento firmware, la DJI Nano mi è quasi morta, causa scaricamento immediato della batteria del modulo camera. Questa cosa mi ha destato preoccupazione perché con la batteria completamente a terra non si accendeva e non veniva riconosciuta dalla Vision Dock. Poi per miracolo è resuscitata e quindi non ho dovuto più fare il reso, almeno per ora. Sono sempre un po' in dubbio su questa camerina, ma la trovo molto molto divertente. Detto questo, se questo video vi è piaciuto potete mettere un like, iscrivervi al canale, condividere con i vostri amici per darmi una mano a far crescere il canale e come si va ci vedremo nel prossimo video. See you next!